Sento il rumore di un drone. C'è un drone da queste parti. Vediamo un po' di cosa si tratta. Vediamo se con l'app che ho caricato sullo smartphone si riesce a individuare. Vediamo cosa dice l'app. Eccolo qua, l'ha inquadrato. 25 metri c'è un drone, vediamo. Eh sì, c'è proprio un drone. È proprio vicino a noi. Ed eccolo là in overing, proprio sopra di noi che ci sta spiando. Ed eccolo lì che si muove, effettivamente è un drone. E questo è il suo ID elettronico che lo traccia perfettamente. Eccolo qua il drone. Queste sono le informazioni. L'abbiamo all'altezza 132 metri, sta volando. Adesso è fermo perché è in overing. Queste sono le coordinate GPS e questa è la posizione del pilota dove siamo noi adesso. Come vedete lo sta tracciando. Adesso vediamo di che drone si tratta. Ed eccolo lì il drone. Riuscite a indovinare di che drone si tratta? Ed eccolo, è una NASI. Ok, adesso verifichiamo se anche il Mavic 3 trasmette l'ID elettronico. Se noi andiamo a vedere nel menu, andiamo alla voce sicurezza, noi vediamo che in fondo abbiamo due voci. Una è Aeroscope. Aeroscope è quello, il sistema DJI che utilizza un ricevitore Aeroscope e riceve tutti i droni DJI. Anche se io qua disattivo la voce, comunque tutti i droni DJI di ultima generazione trasmettono i dati ad Aeroscope. Non c'è verso di togliere. Poi però abbiamo anche una nuova voce che è identificazione remota UAS, che è la stessa che abbiamo visto con il Paratanafi e che è quella del regolamento europeo. Quindi in questo momento io ho inserito il mio ID europeo di registrazione operatore. Se ho provato anche a mettere un numero diverso ma non l'accetta, fa un check sulla validità del numero e inoltre bisogna anche inserire sia qua che su Anafi gli ultimi 3 numeri segreti per fare la verifica, perché gli permette di fare la verifica. Quindi adesso decolliamo e vediamo se anche lui trasmette l'ID elettronico. Ok, il drone è là, adesso vediamo se trasmette l'ID elettronico come Anafi. Andiamo sull'app. La trovo, che non la trovo più, eccola qua. Vediamo se trasmette qualcosa. Trasmette anche lui. Trasmette anche il Mavic 3, vedete? Andiamo a vedere. Categoria non dichiarata, però la classe è 1. C'è il numero di serie. Fantastico, pensavo che il Mavic 3 non trasmettesse, invece trasmette le coordinate. Vedete, siamo qua, provo a muoverlo. Non so se riuscite a vederlo, è laggiù. Perfetto, è lassù in cima. Noi siamo qua. E se noi andiamo a vedere le informazioni,
vediamo tutti i dati relativi. Altezza 46 metri, vediamo se corrisponde con in effetti anche qua segna 46 metri. Distanza dal punto di decollo 141 metri. Adesso lo facciamo ritornare a casa automaticamente. Ci allontaniamo perché tanto il landing pad è lì. È un po' lento ad aggiornare. Ecco, adesso è aggiornato in questo momento, il drone è lassù. L'aggiornamento non è... Infatti adesso sta atterrando. Eccolo là. Infatti adesso è aggiornato e siamo vicino al landing pad. Non c'è il precision landing perché ho decollato di corpo, quindi adesso interrompo. Vabbè, facciamolo atterrare e vediamo cosa succede. Ok, qua abbiamo il drone detector, proviamo a accendere tutto. Come vedete qua adesso non rileva niente perché il drone è spento. Vediamo se quando è a terra lo rileva. Proviamo a uscire e rientrare nell'app. Allora, quando è fermo a terra non lo rileva. Proviamo a decollare. Proviamo a decollare. Eccolo qua, subito l'ha rilevato, appena decollato. Quindi quando è acceso a fermo non lo rileva, ma appena decolla lo rileva. Ed eccolo qua. Quindi come abbiamo visto prima poi traccia il percorso. Ed eccoci alle conclusioni di questa prova, dove abbiamo visto che il Parrot-Anafi, ma soprattutto il DJI Mavic 3, sono già compatibili con la richiesta del regolamento europeo sul sistema di identificazione elettronica. Infatti il regolamento europeo prevede che i droni con marcatura C1, C2, C3, C5 e C6 debbano avere il sistema di identificazione elettronica, che deve trasmettere su protocollo aperto e documentato i dati di identificazione del pilota, il numero di serie del drone, come abbiamo visto, e anche i dati telemetrici, la posizione del punto di decollo e la posizione in real time del drone, compresa la rotta. In questo caso, sia per il Parrot-Anafi che per il DJI Mavic 3, i dati vengono trasmessi in Wi-Fi e sono ricevibili dagli smartphone di ultima generazione, non da tutti gli smartphone. Devono avere alcune caratteristiche tecniche che vedremo in un prossimo video, dove mostrerò anche l'app che ho utilizzato nel dettaglio. L'app che ho utilizzato ha un codice open source, però io ho dovuto compilarla e trasformarla in APK tramite Android Studio, non c'è un'app già pronta distribuita. Comunque questi due droni trasmettono già con protocollo compatibile con il regolamento europeo, e nello schemino centrale vediamo come funziona. Il drone trasmette questi dati continuamente, sono ricevuti da qualsiasi osservatore dotato di uno smartphone compatibile. Dalle mie prime prove ho riscontrato che il raggio di ricezione è di 400-500 metri, cioè se ci troviamo un drone che sta volando a 400-500 metri riusciamo a rilevare questi dati. Dati che possono essere ricevuti dalle forze dell'ordine in zona per verificare se il drone che stanno vedendo volare è in regola con le normative. Quindi la classe del drone, il codice di registrazione operatore e tutti gli altri dati telemetrici. In questo modo possono poi collegarsi tramite internet sui registri nazionali ed europei a verificare se l'operatore è registrato, quali autorizzazioni ha e via dicendo. Questo sistema è per i droni open category.
e non è il sistema che sarà utilizzato con USpace. Il sistema che sarà utilizzato con USpace avrà un collegamento diretto tra drone e rete internet in modo da inviare i dati in maniera centralizzata anche a centinaia di chilometri di distanza. Sarà il controllo del traffico aereo per i droni che voleranno nell'USpace. Questo invece è un sistema più semplice che è locale e quindi è rilevabile localmente in un raggio, come ho visto, di 500-600 metri, 400-500 metri. Quindi Parrot, Anafi e Mavic 3 sono praticamente pronti per la marcatura. Infatti hanno tutti i requisiti per essere marcati C1. Purtroppo, a quanto ne so io, Parrot ha abbandonato Anafi, quindi non lo svilupperà più, a meno che non cambierà idea, perché è più rivolta, ha abbandonato il mercato consumer, è più rivolta alle applicazioni professionali militari. Invece il Mavic 3, essendo nuovo, ne beneficerà. In pratica il Mavic 3, avendo l'identificazione elettronica, ha già tutti i requisiti, è già pronto per la marcatura. Gli manca soltanto il sistema Geo nazionale, ma quello si può ottenere con aggiornamento firmware. Quindi sinceramente non so se DJI provvederà a fare la retromarcatura, ma sicuramente DJI farà un Mavic 3 marcato C1, perché questo esemplare non marcato abbiamo visto che ha praticamente tutti i requisiti richiesti dal regolamento europeo. È soltanto questione di tempo. A mio parere o DJI procede con la retromarcatura oppure fa un nuovo esemplare Mavic 3 marcato C1. Secondo me ci sono la possibilità che faccia la retromarcatura, perché come sappiamo il Mavic 3 attuale non è ancora completo a livello di firmware, ci sono funzionalità mancanti, DJI prevede di completarlo entro fine gennaio, ma a fine gennaio mancheranno 11 mesi all'obbligo di marcatura dei droni immessi sul mercato in Europa e quindi sarebbe veramente uno spreco. Secondo me ci sono forti possibilità che almeno il Mavic 3 possa ricevere la retromarcatura di classe C1. Bene, per ora è tutto, grazie per l'attenzione. In uno dei prossimi video mostrerò l'app che ho utilizzato e entrerò nei dettagli di questa app che ho dovuto compilare, come vi ripeto, codice open source ma ho dovuto compilare. Nel frattempo fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questa questione nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo con il prossimo video su Quadricotro News. Ciao a tutti!